È gratis! Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è sabato 18 giugno 2022. Sono circa 26 gradi, una leggera bava di vento e siamo nel comune di Trecate. Da qui ci avviciniamo all'area di servizio Novara Nord in A4, dove ci troveremo con altri ragazzi per fare un giro sul colle del Nivolè. Dovremo arrivare con un netto anticipo sul luogo di incontro. L'appuntamento era alle 9, dovremmo essere per le 8:30 tranquillamente lì, traffico permettendo a questo punto, perché in questo momento c'è un leggero rallentamento, ma tutto giusto, è sabato. Dietro di me Cinzia e si va. Andiamo a recuperare il gruppo e poi vi faccio salutare da tutti quanti. Buongiorno. Ciao Massimiliano. Marco. Ciao. Grande Bellina, Max, allora? Bene, come va? grande. Tutto a posto? Tutto a posto. Bene. A parte ieri sera Siamo che ho tutti in spaccato gli occhiali, Come ma si mai? vedono delle tracce di attack. Sono seduto sopra e giustamente sono spaccati. Ho detto cazzo, speriamo di riuscire a ripararli, se no salta il giro. Grande. Ok, grande. eravamo infatti un po' di cristiano, ho detto, ma non mi sembrano quelli col chopper dei nostri. Questi sono Grande Max. Come state? Eccolo qua. Oi Andrea, ciao. Ragazzi, lui è Marco, non c'era. Marco, Simone, Giossolo, Max, Andrea, Monica, che la conosco solo per nome, adesso la conoscerò, Cinzia, è lì, e adesso arrivano gli altri. L'area è un po' affollata oggi, sono anche altri ragazzi che si trovano con altri generi di moto, con i chopper un po' più avanti. Allora, com'è stato il viaggio ieri? Tranquillo. Oh, alla fine hai ceduto, Wow. grande acquisto, Mi sono fatto da casa tutta la porrettana, fantastico. signorino. Ciao Cinzia, buongiorno cara. 21 gradi 22, stavo come un signore. Poi? Galleria e poi dopo è aumentata, Sasso Marcone ho preso Finita la cuccagna, molto bene. Grande! Giorgio, Momento, scusi. sei arrivato al posto giusto, buongiorno. Novara Nord, ore 9. Guardate che organizza, roadbook preciso, navigatore, è tutto molto giusto. Buongiorno, buongiorno. Massimiliano, Incontrarti. piacere mio. Ciao. Massimiliano. Valerio e Luisa. Con i nomi io farò casino, perché siete in tanti che non vi conosco tutti quanti. Vabbè, io ti vedo da tanto. È la prima però. volta che lo vedo, quindi Sì, immagino, sì, per sì. voi sarà più semplice darmi un nome, per me. Ti faccio i complimenti. Grazie, comunque, grazie ma mille. veramente. Ma Mi piacciono anche molto voi. i tuoi video. e Grazie tutto mille. quanto, veramente. Merito di Cinzia Salve signora Cinzia. che insiste Ciao per Valerio. Piacere. Grazie Ho detto mille. Cinzia la conosciamo tutti ormai. Ormai Cinzia, sembra sì. quasi essere di conoscimento della Esatto. vita, perché alla sera lei ancora guarda, sì, voglio vedere dove è andato. Oh, ma sai quanti spunti che ho preso dalle strade che hai fatto? Ieri sera tanti mi hanno scritto anche su Instagram, una coppia di ragazzi, due ragazzi mi hanno scritto, un dei ragazzi che mi hanno scritto, uno mi ha detto ma tu sei abruzzese, il weekend scorso abbiamo fatto il giro sul lago di Idro, e altri ragazzi mi hanno detto grazie perché prendiamo spunto. Effettivamente a me piace fare delle strade che magari non sono molto spinte. Alessandro. Ah, eccoti, va bene, va bene, va bene. Ciao, Va ciao. bene. Io con i nomi lo dicevo anche a loro, farò un po' di casino, sappiatelo perché siete tanti nuovi e faccio un po' fatica. Io farò, lo dico a tutti, farò un po' di casino con i nomi, ma perché siete in tanti nuovi. Tu vieni da? Sono un new entry, Da dove arrivi tu? Bergamo. Ah, ok. Tutto a posto il viaggio? Tutto a posto, benissimo, sì, sono partito Bene. in anticipo, visto che hai sottolineato la puntualità, quindi... Sì, ma perché almeno poi da 9, 9 e un quarto si parte, così che ci aspetta, perché poi c'è un'altra sosta a Ivrea. Hai ragione. Se iniziamo a perderci per strada, infatti ho detto non farò appelli, non farò nulla, chi c'è, c'è, chi non c'è è pur una forma di rispetto nei confronti degli altri che erano puntuali fondamentalmente. Bene, infatti ecco qua c'è Nicola, lui è venuto anche giù, quindi lo riconosco. Ho visto il video, complimenti. Grazie, Niki, ciao. Ciao. No, buongiorno. Mi hai scritto, forse dal viso mi ricordo te, mi hai scritto su Instagram? Sì, ieri che mi avete sera. confermato? Sì, Ok. sono io. Massimiliano. Francesca, piacere. Massimiliano. Nicola. Massimiliano.
Bene. Tutto bene? Tutto a posto. Voi il viaggio? Andato bene? sì. Venite da? Brescia, Travagliato. travagliare. Brescia, forse da Brescia arriva anche Narciso, però non mi ha dato conferma, non lo so se viene o meno. Bene, bene, bene. Giancarlo, vedi un po'. Opla. Ciao, buongiorno. Ciao Giovanni, come va? Tutto a posto? Tutto bene. Tu mi scrivi, sei quello che abitiamo vicino? Sì, bravissimo. Ragazzi, abitiamo forse a 5 km l'un dall'altro. Neanche. Mi scrisse tempo fa, ci vediamo per un caffè al bar, era il periodo che stavo organizzando la riunione, ho detto no, bar rimaniamo, ci vediamo dopo. Ecco, ci conosciamo qua a provincia di Novara. No, subito. No, subito no. No, dopo. Gallina, dove sei? Mi manchi molto. Gallina 10:15, 10. sarà lì dalle 8 Gallina. Gallina dalle 8 sarà lì ad Ivrea. Avrà solo staccando i biglietti a chi entra in autostrada. Ma siamo di più della riunione. Siamo di più, Nicola. Di più e ancora. non so quanti saremo, oggi è abbastanza Per me indefinito. chiudono l'autostrada. Basta, sì, chiudiamo, baracche e Non burattini. sono ancora le 9. Ciao Max. Sei un polo d'attrazione, Ma sì. Ciao Max. Ciao, Massimiliano. E io Ivano. Ah, ciao, ciao, come va? Tutto bene? Benissimo. Io sono quello che ti ha scritto dopo Colonno, Alpe di Colonno. Sì, sì, E il ottimo. giorno prima ero la moto. Ah, ok. È lo stesso punto dove l'hai lasciata tu. Perfetto, E perfetto. poi dopo qualche giorno ho fatto quel giro lì che hai detto te. Fiola roba lì, non deve andare con temperature alte perché ma muore. devi andare giù a Rifugio Bofalora. No, me l'hanno poi detto in a tanti, Benini, me l'hanno detto in poi a tanti. Benini, poi scendi ancora Ci a tornerò. Bofalora, e poi fai Poira, che è tutto sterrato, Farò quello. e poi puoi scendere in Svizzera. Posso andare in Svizzera, mi hanno detto O se arriva a no- Lugano, no? Sì, o se no torni a... Lo voglio fare appena le temperature si abbassano un Torni a attimino. cosa? E quando vai me lo dicevi. Andiamo, volentieri. E torni a San Fedele. Bene. Questo è un mio amico Massimiliano. del gruppo di WhatsApp. Bene, ottimo. E oggi siamo in tanti che non conosco, la prima volta li vedo. Ciao Massimiliano, ciao. Ciao Stefano, ciao. Io con i nomi sarò un po' negato, sappiatelo. Io sono peggio. Perché per voi sarà più semplice. Buongiorno. Mia moglie. Buongiorno. Sono di passaggio, sapevo che ti incontravo, volevo conoscerti. Madonna, Massimiliano. Luigi, Massimiliano. Era Ah, quindi voi andate dove? siamo andati verso la Francia, stiamo andando. Quindi vi fermate solo per un Sì, saluto al solo volo? sapevo che eri qua solo per conoscerti, perché ti seguo. Imbarazzante sta roba guarda qua. sempre, allora Mi date voleva- troppa considerazione, mi date. Grazie A mille. te ti seguo da quando eri col Bustron, 11 anni fa. Quando facevo dei video dove non parlavo mai, solo immagini era, esatto. Sì, solo le foto. Esatto. Allora ti conosco. Bene, grazie mille. Niente. Dov'è che andate in Francia? Adesso facciamo un girettino lì sul Montenegro, Bello. perché poi Bellissimo. domani andiamo sul percorso. Fantastico. Facciamo pochi chilometri alla volta. Vercors conviene perdersi lì. Lo consiglio sempre perché sono dei posti della Madonna. Grazie ancora, buon viaggio. Ciao, vedo ancora che vedo i video, lui c'era. Andrea, sì, della reunion ci sono tanti, tante facce nuove. Va bene, Buon divertimento! ciao, buona giornata, ciao. Siamo partiti alle 9:07 dall'area di servizio. Adesso puntiamo Ivrea dove ci aspetta un altro gruppo. Gallinella, andiamo a recuperare Bruno, Enrica, andiamo a recuperare altri ragazzi che ci aspettano all'uscita di Ivrea. Go, si va. Tra l'altro siamo ben oltre quelli che pensavo, quindi il fatto di non aver detto a nessuno di dirmi chi sono è stato molto piacevole, nel senso l'obiettivo è dirvi ci incontriamo alle 9 al posto X, non c'è bisogno neanche che una persona mi dia conferma o mi dica ci sono o non ci sono. Alle 9 vado, chi c'è, chi non c'è, amen, non è un problema, amici come prima, cioè questo vuol dire relax, no stress, vita light. Siamo arrivati al casello di Ivrea. Ragazzi, c'è una fila interminabile di fari accesi che regala molta emozione sinceramente. E adesso qui dovremo trovare il numero 1, Gallina, Enrica, Bruno ed altri. Scusate se non vi ricordo tutti, ma siete Gaetano, la moglie, Barbara. Tele passa a sinistra, dice Cinzia. Sì, tranquilla, pure qua potevo passare, non c'era nessuno. Calma. Cinzia dice tu ti distrai un po' troppo, eccoli qua, vediamo un po', lui viene con noi, non lo so, io l'avevo dato appuntamento qui, non penso che si sia fermato là. E qui dovremmo trovare, sicuramente c'è Galli sicuro, Galli come la morte c'è sicuramente, anche se non vediamo nessuno, vediamo un po', magari c'è, Cinzia dice che c'è qualcuna mutina, c'è, quindi
Non è Galli, ma Galli arriva, Galli c'è sicuro. Galli sta qua da stamattina alle 8 secondo me, fidati di me. Bruno è il cugino, eccoli là, guarda là. Cavallo di razza! Belina, allora. Ciao, allora. Tutto bene. Siamo in anticipo, siamo in anticipo. Sentito Rocca, poi ti sì. Ciao. Questo è mio cugino. Massimiliano. Eccolo! Eccolo! Sì, scendi. Siamo in tanti, siamo. Sì, non mi aspettavo un'affluenza simile. Io sono qua da più di un'ora. Ma immaginavo che tu qua dalle 7 ci stai. Mezz'oretta. Ti ha fatto svegliare alle 5, te immagino, no? Che alle 7 sono partiti. Ciao Bruno. Ciao. Ciao. Dove sei? Ah, ok, io abito a Pegli ma sono di San Desiderio. Nato e cresciuto lì anche lui. Belin. Belì. Belì come... Ciao, piacere Giorgio. Di Pegli? Ciao. Ma io ci abito da 22 anni, ma io a Pegli avrei scommesso, Max, che Gallina fosse già qui. Oh, ma dov'è? Sì? Già! Esatto, no, non va bene per niente che Gallina non sia ancora arrivato. Come mai? È molto strano, è vero? Perso i punti, mi dispiace. Non ci siamo. Decantava tanto. Manca Gallina, manca sicuramente Barbara e Gaetano. Dal barbiere. Manca Augusto, manca qualcuno. La 7. Ma io ho preso a Voltri. Sì, io sono lì. Vediamo chi è. Vediamo chi arriva qua. Buongiorno. Augusto? Ciao, piacere. Ciao. Ma ho scoperto che sei marchigiano. Sì. Ho detto a Cinzia, vedi, se Augusto può dare Marche, può vivere in Val d'Aosta, puoi stare anche tu a Pavia. Anche con tutto il rispetto alla Val d'Aosta che è 10 volte più bello di Pavia, per amore di Dio. No, perché? Vabbè, ogni No. posto è bello, dai. Come stai, Max? Bene. Voi tutto bene il viaggio? Bene. Vabbè, ma noi vediamo dalla Val d'Aosta proprio. Sì, so. Esatto. Comodo. Comodo, molto comodo. Voi siete arrivati da tanto? Adesso, no, 5 minuti fa, ma... Saluta Massi, saluta. Ciao. Dile! Ciao, Dile! Ciao! Fantastico, peccato che non ci sei, ma è tutto molto figo qua. Siamo in tanti, Dile, ti saresti divertito. La prossima riorganizzeremo. Sì, ma no, di sabato e di domenica. No, mi metti in malattia, facciamo in settimana. Hai visto quanti siamo? Gaetano, non vedo Barbara. Vai là, Gae. Ciao. Non pensavo neanche io. Ma cos'è, un tour questo? Esatto, non pensavo neanche io di avere questa affluenza. Barbara? Lavora, Barbara lavora, bene. Infatti ho detto, manca Gaetano, manca Gallina e aspettiamo 10:15, 10:20 massimo, poi andiamo. Allora l'appuntamento è alle 10:15, quindi siamo in anticipo. Aspetterei fino alle 10:20 e poi ce ne andiamo. Però Gallina sicuramente manca. Chi? Gallina ubriaca. È scritto su YouTube, tu sei uno che mi segui su Facebook, quindi su YouTube no, e quindi sono la maggior parte di YouTube. No, Sì, c'è. Salve. Max, sono Max anch'io. Ma dov'è? Sì, ma è strano che non è da lui una roba del genere. Ha minuto di ritardo. Non è da lui però, Fuori dai suoi standard. Sì, io mi aspettavo già qua Gallina. Dentro, sono le 10:15. Sì, no, è dentro, però Gallina mi aspettava alle 10:15 qua. O no? Anche 9:30. Qui non è molto bene. Giorgio, tu dopo l'altra volta sei venuto invece attrezzato. Giorgio è venuto attrezzatissimo. Novara Nord, ore 9. E qui siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Infatti Gaetano ha detto, ma che è un raduno? Che roba è sta roba qua? Ragazzi, ecco Gallina. Guardate, ripreso dal drone di Max dall'alto. Max, No. ascolta, ho avuto problemi con la supposta, non sapevo dove metterla. Ero convinto che tu fossi già qui prima del mio arrivo. Ti ho detto qual era il problema. E infatti ho detto, questo non è che ti dà un colpo. Sono andato dal veterinario e mi ha detto di metterla su posta, solo che non sapevo da che parte dovevo metterla. È un problema quando è così. Scusatemi ragazzi. No, vabbè, sei giusto 5 minuti in ritardo, va bene. Va bene zio. Molto bene. Buongiorno. Buongiorno. Ma siamo metà di 1000 oggi, visto che ne siamo?
Sai cosa vado via allora? Tutti quanti che vogliono conoscere te, no, devi presentarti, questi tutti Ti do fastidio, vado via? No, siamo venuti per te, adesso il canale lo chiamo Gallina Ubriaca. Metti giù la panchina che facciamo le tessere 10 euro l'una. L'ultimo sono io, che aspettiamo? Nessuno. Tu da quale sei? Del mattino? Ero 6:20, ero Se l'ultimo sono io. Non aspettiamo nessuno. Non trovavo la Conad. L'ho trovata. Che stordito che sei. Gallina, Oh, troppo i capelli. Gliel'ho spiegato a lui e allora sono arrivato tardi perché l'Enrica mi ha aiutato a cercare i buchi. I buchi. Puoi scendere se vuoi. No, eccolo qua, eccolo qua. Allora, Oh, c'è Gallina che chiede ciao Bruno. di Bruno. Gallina, com'è? È molle al momento. Sì? Vabbè, ma abbiamo speranza che si tiri su, eh? No, mica tanto. No, siamo messi male allora. Siamo messi a ponte, come dicono a Genova. Vai, si va. Andiamo? Go. 10:29, siamo ripartiti dalla seconda ed ultima sosta che faremo prima di puntare direttamente il colle del Nivolè. La temperatura per ora ci sta graziando, siamo sui 29 gradi ma è ventilato, quindi è tutto molto tranquillo per adesso. Siamo veramente in tanti oggi. L'ultimo ad arrivare, e non l'avrei mai detto, Gallinella, che io avrei scommesso tutto di trovarlo, avrei scommesso di trovarlo prima del nostro arrivo. A tutti può succedere di sbagliare, ovviamente è una battuta, mitico Galli. Si va. Siamo sulla SS 460, la strada che ci condurrà a Ceresole. Per ora il traffico è scorrevole. Parco Nazionale Gran Paradiso. Per l'occasione, ragazzi, neanche il drone ho portato, sapevo già che qua è vietatissimo alzare il Mavic. Siamo in località Casetti, la strada è stretta, la valle pure, c'è traffico. Adesso stiamo andando a una velocità molto bassa perché il gruppo si è un po' sparpagliato, un po' di auto, chi è riuscito a superare, chi no, quindi sto aspettando per ricompattare un po' il gruppo, ma la cosa è abbastanza difficoltosa perché, come vedete, ci sono ciclisti, dall'altra parte c'è traffico, appena adesso c'era un pullman che ha fatto creare un po' una coda, insomma cerco di andare a una velocità tale per cui il gruppo si riesca a ricompattare, con occhio guardo avanti e con altro guardo dietro. E questi borghi che si attraversano sono molto graziosi, silenziosi, caratteristici, dove il tempo veramente pare essersi fermato. I tetti sono fatti con le beole, prati molto curati, molto carini. Siamo entrati nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, adesso inizia a salire ultimi 30 km per il Nivolè. Il traffico è un po' sceso, pare perlomeno. Il gruppo si è ricompattato, come vedete siamo un po'. Siamo circa 25 moto, ragazzi. La temperatura è leggermente scesa, 25 gradi, si sta divinamente. Siamo in località Noasca, davanti a noi c'è qualche macchina che ci sta rallentando parecchio, a dirvi la verità. Solo che se fossi da solo avrei già azzardato, ma siccome abbiamo un bel gruppone dietro, guardate che cascata qua. E non voglio che nessuno si faccia male. Adesso qui ci sono 4-5 tornanti uno dietro l'altro, dove probabilmente troveremo un po' di casino a farli in moto. Guardate qua che muro che c'è. Adesso guardate quante ne siamo, belin. Siamo arrivati a Ceresole Reale, 1612 metri, davanti a noi il colle del Nivolè. 22 km per arrivare su in cima, c'è qualche nuvola, un po' di foschia, sotto la galleria si stava divinamente 18 gradi, l'ambiente è veramente bucolico, molto bello, di fianco a noi c'è il fiume, il torrente con le rocce, un'acqua fantastica, e davanti a noi meno bucolica è la coda di auto che c'è. Adesso qui sarà l'immancabile insegna, eccolo qua, Parco Nazionale Gran Paradiso. Adesso cerchiamo di sgattaiolare qua, solo che siamo in tanti. Ecco, adesso passa avanti lui che ci dice dove fermarci, perché c'è un ragazzo che deve prendere il pane. Allora mi ha detto mi passo davanti io e ti dico dove fermarti per il forno. A quanto pare c'è un forno, basta che va per la Maggiore da queste parti, e quindi ho detto vai tu. Decine di chilometri dal passo, ci siamo fermati qui, c'è un mini market, qualcuno farà il pieno di panini e si va. Abbiamo ricaricato l'acqua, Rocca Bianca è contento, no, sono ancora dentro, e Bruno è entusiasta, e che vi devo dire,
guardate là, siamo ripartiti dalla sosta, breve sosta, circa decine di minuti, c'era un po' di fila al mini market e qui davanti a noi un camper, tanto per cambiare. Davanti a noi la diga non si vede in questo momento, ma tra qualche istante la vedrete proprio qui sopra di noi, e siamo esattamente a 20 km dal passo. La giornata è splendida, c'è una leggera, come potete, bava di vento, come potete vedere, ma è molto piacevole. 50 Colle del Nivolè. Adesso la strada si fa un po' più stretta, ma i panorami sono mozzafiato. Alla nostra sinistra c'è un lago che ha un colore fantastico. Adesso vediamo se riesco a mostrarvelo. Guardate qua, è molto asciutto, ma ha un colore superlativo. Adesso cerchiamo di superare il camper, di togliercelo dalle scatole. Guardate qua che posto magico dove stiamo entrando adesso. Sono queste gole prima di iniziare la scalata che sono fantastiche. Sotto di noi c'è un torrente, qualche ciclista, ma lo spettacolo è inenarrabile. Posto veramente incredibile. Generalmente una volta all'anno veniamo sempre da queste parti e aspettiamo sempre una finestra di tempo come quella che c'è oggi, perché venire qua con le nuvole basse o col brutto tempo oggettivamente non è la stessa cosa. Il sabato probabilmente è meno incasinato della domenica, quindi anche per quello la scelta di venire su il sabato. E da luglio, tra l'altro, la domenica non è possibile neanche arrivare sopra con la moto. C'è un servizio navetta, ci siamo capitati l'anno scorso, mai più. C'è un po' di traffico, ragazzi, un po' di traffico soprattutto dettato dalle auto e dai ciclisti, che ovviamente in salita fanno non poca fatica ad arrancare, perché qui si sale di brutto. E qui davanti a noi c'è una cascata, vediamo se riesco a inquadrarvela. Da sotto si vedeva molto bene, ma non sono riuscito ad attivare la cam perché andavo decisamente troppo piano. No, non si vede perché esattamente qui, no, lì, guardate lì, si vede, forse l'avete vista, forse no. C'è una piccola cascata proprio qui sotto. E adesso arriviamo nel punto dove l'ultima volta abbiamo preso la navetta. Poi da lì manca qualche altro chilometro. Abbiamo fatto bene a venire oggi perché c'è una... Ecco Gaetano, saluto. Abbiamo fatto bene a venire oggi perché domani la strada è chiusa, quindi quelli che mi avevano detto guarda che domenica si può andare, sì è vero si può andare, ma ci è andata molto di culo a venire oggi perché domani la strada è chiusa. Quindi saremmo arrivati fin qui, ci saremmo seduti, ci saremmo armati di calendari e saremmo partiti dal 1° gennaio al 31 dicembre ad elencarli tutti quanti. Quindi bene così, molto bene, molto giusto, molte curve, molti tornanti, molto grip. Guardate che paesaggio. Tra volta feci volare il drone qui anche se non si poteva. Ci mettemmo qui sotto a questa diga, c'è un'area picnic dove prendemmo, c'è quella chiesetta che c'è una vista mozzafiato, ci sedemmo qui esattamente a questa picca qui, tavolini, e mandare il drone a destra e a manca, ma qui è assolutamente vietato, non si fa. Guardate che colore ha l'acqua della diga, fantastico. Adesso si sale, ultimi chilometri, 6 chilometri per l'esattezza. Che mi dite? Noi adesso scaleremo e arriveremo lì sopra. Una volta mangiamo anche qui sotto, ma non è escluso che anche oggi magari si può mangiare qua sotto. Dipende dallo spazio che abbiamo per moto e persone. Le moto qui ci stanno, però lì sotto non lo so se abbiamo tanto spazio per le persone. Adesso qualche posticino troveremo sicuramente. Troveremo, stai tranquilla, troveremo. Secondo me chi non è mai stato qui apprezzerà molto questi scorci, questa roba qua. È veramente tanta roba il Nivolè. La strada è fantastica, gli scenari sono mozzafiato.
Asfalto è ottima, peccato le auto. Ultimi 2,5 km ragazzi, adesso cerco di portarvi con noi in sella. Fino adesso ho cercato di evitarvi alcuni tratti perché c'era praticamente bici e auto, eravamo a passo d'uomo. Poi conto di fare dei video un po' migliori nello scendere, dove probabilmente la vista è molto meglio che a salire, però vi posso garantire che lo spettacolo è esagerato. L'unico che sta soffrendo in questo momento è il GS, dove la temperatura ha raggiunto quasi 100 gradi per via della coda che c'era sotto. Adesso cerco di fargli prendere un po' d'aria. La temperatura è molto giusta, 17 gradi e mezzo, è fico, fresco. Vediamo un po' se riesco a fermarmi qua in qualche maniera. E siamo in tanti. O ci buttiamo qui in mezzo ai tavolini con le moto e poi... No, non è il massimo. Guardate qua sotto che spettacolo che è. Che spettacolo è qua sotto ragazzi, giornata semplicemente unica, incantevole. Che giornata abbiamo beccato? Fantastica. Top. Complice il tempo. Esatto. Complice il sì, tempo. infatti l'ho detto. Giornata top, fantastica. sì. Gaetano, stiamo soffrendo un po' andare così piano, lo so. Io passo davanti e faccio filmare. Simo, c'eri mai stato qua? C'ero mai stato. Ci devi portare i tuoi amici del lago. Tanta roba. Gira al lago, roba. vedi che com'è, gira al lago non li fai più. Veramente. Fantastico, questa strada qui sotto è veramente allucinante. Un paesaggio stupendo. Fantastico. Tutto quello per arrivare qua, comunque a parte questa vista è... Peccato il traffico bello. dei ciclisti, però c'è ciclisti sì, perché domani la strada è chiusa, l'hai visto sotto? Ho visto. Tra l'altro ho notato che qua hanno il brutto vizio di mettersi in mezzo. Sì, Spesso sì. si mettono in mezzo. È un problema, oggettivamente. Facciamo un piccolo briefing qua. Il gallo e galletto. E gallina. Guarda qua. Tac. Sei troppo avanti. Guarda qui. Oh, ma guarda. Abbiamo ancora la Kodak, quella che tiri fuori. E se non l'hanno ancora fatto, Giorgio? Ecco, iscrivetevi perché ragazzi qua ce ne vuole di benzina, perché prima è salita, bisogna fare prima e seconda. E qui consuma, E poi è aumentata anche la benzina. È aumentata anche la Ci vuole benzina. molta benzina qua. Bellissimo, 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 Ottimo. bellissimo. Iscrivetevi. Esatto. Iscrivetevi al canale. No, non aveva ancora sentito, iscrivetevi al canale. Adesso sicuramente a pranzo ci sarà chi abuserà di iscrivetevi al canale. Sì, esatto. Ragazzi, siamo veramente tanti oggi, siamo 27 moto. Siamo andati a Capodorto, sono Sì, magari. Dica? Vado lì a far due foto. Passo da lì. Ciao ragazzi. Ragazzi, qui il drone non si può usare e allora a mali estremi, estremi rimedi. Allora ci attrezziamo in questa maniera qua. Adesso arrivo. Ragazzi, questa è parte del gruppo, inizia da lì dove c'è Enrica e guardate quanti ne siamo. Altre moto sono parcheggiate qui dietro, eccole lì. Max è sotto e questa è parte del gruppo, fa tutto molto fantastico.
complice la giornata e il meteo soprattutto, guardate, non c'è una nuvola, sono 18 gradi qui sopra, è fighissimo, è tutto molto figo qua. Mi dicono che sei simpatica Cinzia, parli, ma hanno detto mi sono fatto la foto con Cinzia, parla Cinzia. Pazzesco, Cinzia è bravissima, ha detto la ragazza di Sanezzo, vabbè, non la conoscete Cinzia è arpia, mi frusta a casa. Che sfoga dopo. Che coraggio. Che coraggio. Questi adesso arrivano Massimiliano e gli altri sono lì. Quindi noi ci siamo iscritti. Bene, benissimo. Il cibo è okay. A bordo. A posto. A bordo, siamo a posto. Adesso ci verremo a mangiare magari più là. Io non ho problemi, sono iscritto da una vita. Bene, bene, bene. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. Oh, i cinesi anche qua sono arrivati, oh, guarda qua. Guarda i cinesi qua. Ma non ti piace a questa roba? Ti centri commerciali oggi mi dispiace. Centri commerciali. Ci patisco un po', vorrei essere lì in questo momento. Sì. Chi è che pigia il tastino bianco? Belin. Pigialo, tanto non scatta su. I metri ragazzi, prima di arrivare alla tabella Colle del Nivole, eccolo qua, guardate qui che assembramento che c'è. Siamo a quota 2007, 2006,24 mi dice il navigatore. E adesso arriviamo in fondo alla strada, ci troviamo un posticino dove parcheggiare e dove pranzare. E questa è parte del gruppo, è parte del gruppo. Adesso qui sotto ci troveremo un posticino. Il paesaggio neanche a dirvelo è fantastico. Eccoci qua, quasi arrivati. Guardate che colore che hanno questi laghetti. Purtroppo sono molto bassi, molto, anche la stessa lago, la stessa diga sotto era molto bassa, siccità. Eccolo qua, gallinella. Adesso ci troveremo un posticino qui. Guarda qua che posticino, guarda quanto ce n'è qua di posti. Tu non mangi, vero? Quindi che si mangia, Cinzia? No, oggi panini, mortadella e formaggio. Oggi roba da povero, insomma. Cosa veloce oggi. Niente pizza. Niente pizza oggi. No. Guarda qui che lardo. Tu sì che ci stai dentro. Sì, guarda qua, da Giannina. Anche sciolto. Lardo, formaggio, Toma. Bresaola. 18 gradi, Bresaola. Questo sta meglio di noi. Alla grandissima. O no? Che dici Max? Posto della Madonna. Questo personaggio qui davanti a te? Chiacchiala. No, non vengo più. Non so chi è, se è aggregato ora, non lo so, è nuovo. No, ma sei già qui. Simone, allora? Sto finendo l'unboxing del panino. L'unboxing del panino. Ho fatto un po' troppo avanzato. Bene. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Noi ci siamo oggi grande. Alla grande Alla oggi. grande oggi. Vedi, sei andata di culo a venire oggi. Per due motivi, sia per il tempo, sia perché domani è chiuso qua. Quindi avresti portato tua moglie, che ti avrebbe Glielo pure, racconto. te ne avrebbe pure dette 3, perché ti avresti fatto fare strada del Menga per poi arrivare qui e andare in pullman. Ma è sempre chiuso adesso da dove? No, domani quando poi c'è un evento, da luglio tutte le domeniche è chiuso. Dobbiamo recuperare Giorgio. Giorgio, vista lago, come ti sei organizzato qua? Siccome abito in via Asiago e il Madonna, caccia ha detto nessuno, cioè bisogna portare qualcosa dei luoghi. Allora in Lombardia siccome c'è un cazzo allora ho portato una fetta da Asiago, una fettina, guardate che fettina che ha portato. Abito in via Asiago, porto un Asiago, dopo ho portato l'altro giorno proprio da Asiago, numero da un 1 da un mio amico. Number one. Adesso andiamo a distribuire, apriamo e distribuiamo. Ok, madonna, okay. Pure catering a 2000 metri. Catering a 2000 metri. Cioè, ma che organizzazione c'è, Giorgio? Cos'è che vogliamo fare, ragazzi? L'amico tuo qua, pescatore, sa qua? Si scherza nulla qua. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale che con l'Asiago non puoi non iscriverti. Testina, ma hai visto l'amico tuo qua? Te mi hai detto, porta qualcosa della zona, mi ha portato Asiago. Abito in via Asiago. Cosa Mi ho portato l'Asiago. E adesso distribuirà. Top.
dell'Asiago proprio, l'ha portato l'altro giorno Quindi se abitava a Ponte Vecchio, portava oro a tutti qua. Anche qua. Sei troppo avanti, qui non stiamo mica qua a pettinare le bambole, ragazzi. Adesso apriamo e dividiamo. Avete capito perché ci si iscrive al canale? Per questa roba qua? Siamo Non per i video, per l'Asiago. Anche perché adesso non c'è più Asiago benzina, dopo, c'è Asiago, degli altopiani di Forse Asiago. costa ancora più la benzina che l'Asiago. Devi impegnare un po' di più. La prossima volta una forma. Solo l'Asiago, così a morsi. No, questo qui è da distribuire. No, però ha detto che non va tagliato, va consumato a leccate. Un mio amico che mi porta il formaggio a grana, lo prendo là io. E me lo porta da un... Che organizzazione Il caseificio. da Casefigli, il Quartarolo me lo porta. Il Luca. Lui è di Vicenza. È di Vicenza, allora va su. Ma non so se avete visto Gallina come si organizzano. Guardate qua. Organizzati al 100%. Enrica, dai, prima, forza. Perciò stamattina è arrivato tardi, doveva... Tutti lo sapevano che qui non c'era ombra. Tutti lo sapevano. Non puoi pretendere di trovare un albero al Nivoletto. Se non sei mai uscito di casa, Stai a casa. a casa a guardare i video e iscriviti. Ad ascoltarli soprattutto. Ad ascoltarlo perché leggi ogni tanto. Proprio Zaghese. Perché sennò è tempo perso per tutti. Guarda qua. Dai. Ci vedere un taglio. Adesso andiamo da Cinzia perché sennò... Che è la più simpatica del Dai, oggi è quella più social, no? Oggi c'è Cioè, l'acqua. Cinzia oggi parla, oggi stranamente parla Cinzia. Oggi... Stranamente Cinzia oggi che ha visto un po' di contatto umano e parla e mette suoni. Questo è un momento epico, la coppia più positiva del gruppo, tenetevi forte. Occhio al dito, Occhio al dito. S'abbuffavano. Guardate là. Vuoi? Belin, ieri era al mare, oggi sei a 2700 metri. Chi ci ammazza a noi? Chi sta? Augusto, buon pranzo. Valerio e Luisa. Luisa, io i nomi purtroppo so quelli che sono. Ricordarti tu. Siamo tanti, siamo fin giù in fondo, arriviamo, siamo a metà di 1000 oggi effettivamente. Sì, adesso mangerò anch'io. Allora, per la grigliata di stasera ci siamo. Allora. Ce ne sono diversi però, Perché arrivano? No, assolutamente no. Infatti ho detto, secondo me siamo un po'. Non so quanti saremo perché non avendo chiesto a nessuno determinati. Guardate che location ragazzi, fantastica. Sono qualcosa come 27 moto. Siamo tanti oggi, oggettivamente. Eravate mai stati qua voi? No, guarda, stupendo. Bello, bello. Passo alpino, più bello che... Bene, ottimo, proprio come c'è la giornata di oggi. Bellissima, sì. Infatti l'avevo scritto, se il tempo è bello merita andare su, se no arrivavi qua con le nuvole basse e non vedevi nulla, era un peccato. Poi la temperatura è perfetta. Ci sta da dire. Sì, decisamente sì. Ottima scelta. Bene, adesso non è finita qua perché c'è una sorpresina che ci ha detto Augusto, di la verità. Infatti poi se qualcuno vuole andare per via, però c'è una cascatina. Dove? Dai. Dove si passa dietro la cascata, tipo l'Islanda. Ma adesso gliela spoilerò, se vogliono venire, perché si tratta di praticamente il paesino dove siamo fermati a prendere da mangiare, cioè dove siamo fermati a prendere il pane. C'erano delle cascate sulla destra e si cammina un quarto d'ora e si passa proprio dietro una cascata di queste, ma è spettacolare. Ma ho visto il video da Augusto, è qualcosa di pornografico, sì. Adesso ci facciamo un bel caffettino, chi deve andare in bagno va in bagno. Guardate qua certi tipi da spiaggia che ci sono qua. Caffesito! Bruno, che giornata è? Ma guarda, è indescrivibile, è uno Fantastico, spettacolo Max, sì, giornata veramente top. Veramente top, bella gente. Tanta roba, poi sono simpatici, sì, anche nuovi che non conoscevamo. Vabbè, tu non conoscevi nessuno perché non era la riunione. No, però sembra anche, veramente di conoscerli da una vita, perché mi trovo veramente bene. Molto bene. Molto bene, come direbbe Rocca. Andiamo a recuperarlo. Sì, Rocca, dove sono andati a prendere il caffè? Sì, il caffè adesso andiamo. Moto ovunque qua. Ma sono tutti Iscrivetevi! Dov'è Cinzia? Iscrivetevi! Cinzia in bagno. Siamo... Eccola qua, eccola. Eccola, Belimbellino.
Max, un posto bellissimo, fantastico, giornata fantastica. Insomma, Che ne alleniamo una dietro l'altra. come dicevi lì al video c'è Nasso nella Mai. Sì. Quando eravamo sul Passo San Leonardo. Che bella strada. Poi ci abbiamo pure tirato. Ci abbiamo andato dentro. Quello è bello quel passo lì, tra l'altro. C'è un asfalto fantastico. Un biliardo. Sì. Un biliardo. Bello. Altro che la Svizzera. No, perdere quello. No, vabbè, lì è tanta roba. Lì è bello. La Svizzera rischi di pigliare il muso. Lì sul Passo Leonardo è difficile che prendi il muso. No, ma gli svizzeri sono persone rispettabilissime, però. A me fa ridere perché dicono Non è che va sono in tanto Svizzera simpatici. perché fanno le multe. Io dico la cosa strana è che le multe le pigli in Italia, o no? Ma scusami, fanno le multe se esageri. Esatto, Se io- non esageri puoi andare anche a modo. Io sono 20 anni che ci vado e crocio le dita. Però cioè, se vai ti diverti un po', se vai come un pazzo furioso. Vai in pista, ti diverti in pista, vai quanto vuoi. C'hai anche... Puoi rischiare anche la galera, allora ti No, ma lì ti portano al banco, ma se non paghi subito. La moto sta lì, Sì, sì. Esatto. Bravo. Bruno, 18 metri di cavo. Ti piace la situazione qua? Molto bene. Gradimento? Molto positivo. Giorgio, com'è? Spettacolo. Molto però. Scrivetevi ragazzi. Sì, ho capito. Grande Giorgio ci ha portato un asiago che... Ascolta, però. Ma vorrei dire, me la sai che non la sai. Non mi ha dato neanche una foto di Asiago. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Quando vi iscrivete le istruzioni. No, ma non fa nulla, ma sparire. No, vedi? Non mi caga. Non ti cagare. Ormai basta. Adesso ho preso anche uno. Andrea, allora. Oh, ehi! Bellino, che dici? Mi ero addormentato. Di relax. No stress. No, non stress. Proprio... Ma si riparte e scendiamo giù. Andiamo alla bella strada che ci propone Augusto. Dai. Roberto, io sono Roberto. Roberto, l'ultimo arrivato ragazzi, si è aggiunto adesso. Vedete, è fantastico. Chiaro. Infatti non è che sicuro di riuscire ad arrivare, però dico. Bene, l'importante è il pensiero, basta il pensiero. Assolutamente. E adesso Augusto ci farà da apripista praticamente. Noasca quindi? Noasca è la fantastica cascata. Cinzia stava facendo un piccolo briefing sulla sua situazione, sul suo trasferimento. È in corso, speriamo che questo dialogo con Marco abbia portato... No, lui mi ha dato ragione. Appunto, speriamo che Marco abbia dato uno spunto, una spinta per questo ritorno verso il sud. Agatha, mia moglie. Pranzo terminato ragazzi, cafecito preso, adesso si punta Noasca. Vedrò di portarvi delle belle immagini mentre scendiamo dal colle del Nivolè, 2700 metri. La giornata è veramente strepitosa, c'è una leggera bava di vento, non c'è una nuvola, ci sono 18 gradi e mezzo e è tutto molto figo. E adesso il prossimo stop lo faremo a località Noasca. Noasca è un posto dove c'è la gente che prende il sole su questi laghetti di montagna fantastici. Noasca, vi dicevo, c'è una cascata dove è possibile passarci dietro, dove è possibile girarci intorno, e adesso vi porteremo lì. Questo qui davanti è Augusto, che in questo caso si sta facendo da cicerone, lui è del posto e della zona, conosce, sa. La discesa è molto panoramica, estremamente panoramica. Purtroppo abbiamo faticato a sorpassare una macchina che ci impediva di goderci non tanto la strada, proprio il panorama. La macchina andava veramente a passo d'uomo ed era più un pericolo sui tornanti che altro. Fortunatamente siamo riusciti a sorpassarla. Guardate qua sotto, cosa non è. Che giornata, che strade, che panorami.
Questi laghetti qui sotto hanno dei colori smeraldo semplicemente top. Sì. 18 gradi e mezzo sono. Sto parlando con Cinzia che mi sta dicendo per le previsioni mettevano un po' di nuvole nel pomeriggio, invece guardate, acqua go strepitosa. Mettevano nuvole il pomeriggio, invece c'è un sole a cannone, bello, bello, bello. Mamma mia, guarda qua. Madonna, qui da roba da farsi un tuffetto proprio. Acqua sarà frizzantina. Ma come la stai a portare? Tipo canna da pesca? Ok, va bene pure. Canna da pesca, vabbè. Guardate che spettacolo qua sotto, quella chiesetta lì, fantastica. E quella era la zona dove abbiamo mangiato l'anno scorso, c'è un'area picnic. Ragazzi, siamo arrivati a 28 moto e praticamente oltre un raduno è stato questo evento qui. E anche oggi comitiva top, tanti di quelli che erano alla reunion sono tornati, tanti altri sono aggiunti, ma il minimo comune denominatore non cambia, ovvero affiatamento. Guardate che budello qui sotto, guardate che twist che c'è. Cascatine, madonna. Veramente una giornata spettacolare, persino Cinzia è entusiasta di questa giornata, ragazzi. Ma sì? Guardate come cambia il paesaggio, da dove eravamo che non c'era una pianta neanche a pagarla oro, e guardate qui, siamo a 5 km sotto dal passo e la natura è totalmente diversa. Adesso risupereremo il lago che c'è qui sotto e poi ci fermeremo a Noasca, dove faremo 2 passi a piedi e vi porteremo in un posto molto 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 bello. C'è questo torrente qui di fianco che ha dei colori incredibili e poco prima abbiamo costeggiato delle marmitte dei giganti, c'era un'acqua che veniva voglia di tuffarsi, sicuramente sarà freschina. Però anche Cinzia ha detto, ma quasi quasi la prossima volta potremmo pensare di venire qui, prenderci 2 o 3 ore di sole qui, perché c'erano tante persone che prendono magari anche il sole sopra al passo del Nivolet, e poi tornare a casa e uniamo l'utile al dilettevole, cioè dici tu ti fai una bella strada, ti vedi un bel posto, e io una volta che arrivo su mi prendo il sole. Ecco, qua sicuramente è meno stressante che al mare prendere il sole. Oppure c'è quest'altro lago che però ahimè si è ritirato molto, guardate la siccità. Prima qui c'erano dei pattini che iniziavano esattamente da qui, si potevano noleggiare, guardate come si è ritirato adesso. Praticamente è qua giù il lago, adesso faremo un po' di strada. Eccoci qua, qui dovremmo tornare a vedere un po' di lago, un po' di acqua, e neanche a dirvelo, i colori sono fantastici. Guardate che azzurro che c'è. Poi con questo vento che è sostenuto ma non è fastidioso per ora, stanno facendo windsurf, è fantastico, è fantastico. E poi sono queste mucche che godono di salute e fanno sicuramente la bella vita. Guardate i surf come solcano il lago grazie al vento. Tanta roba sto posto. No, infatti, guarda. Adesso ragazzi vi porteremo dietro quella cascata qui sopra, si fa una piccola camminatina e poi passeggeremo dietro quella cascata qui e si va in salita. Max, quasi scarpina adesso. È bella, no, qui spiana, Sì, ma adesso diventa piacevole, vedrai, è spiana, guarda là che gradini che c'hai. Molto bene. Ultimi metri, dai, forza e coraggio. Occhio alla testa, tenersi e via, si va. Eccoci qua, siamo quasi arrivati, vedo già acqua a profusione qui. Questa roba qua, ragazzi, non è Islanda, questo è Piemonte.
Cascate di Noasca mi suggerisce giustamente Augusto. I meno temerari sono rimasti sotto e si stanno perdendo tantissima roba, ragazzi, tanta roba. Madò, che spettacolo! Ma qua c'è acqua! Qua si scivola più brutto. Qua ne è valsa estremamente la pena. Si scivola, devi andare molto cauto. Sì, qui bisogna tenersi che si scivola di brutto, ma vi posso garantire che è uno spettacolo. Giorgio, com'è la questione? Iscrivetevi al canale. Chi vi ci porta a Noasca qua? Ragazzi, è veramente una cosa strepitosa sta cascata qua. È qualcosa di inenarrabile, fantastico. Grande Augusto, veramente grazie, guarda, è una roba pornografica, veramente tanta roba. Cioè, è veramente qualcosa di... Vuoi andarli sotto, no? No, mi fermo qua al massimo. Cioè, perché si scivola di brutto? Sì, sì, no, fin quando stai qua sulla pietra vabbè, ma... Guarda un po' più avanti. Veramente tantissima roba, lì mi bagno, no, lì mi bagno. Minchia, ti fai una cortesia? Ti do la camerina, passi qua sotto. Bella fresca la dove c'è. Bella fresca, sì, sì, è garantita qua. Sai, quando tu vuoi fare una cosa estrema a qualcuno devi chiedere a Cinzia. Ragazzi, questa cascata di Noasca è qualcosa di veramente accattivante. Si passa lì sotto e grazie ad Augusto, veramente Cicerone numero 1. Ha sorpreso gran parte del gruppo. Dalla cascata procediamo verso le moto. Facciamo un anello praticamente. Siamo saliti da una parte e scendiamo dall'altra. Fortunatamente all'ombra non c'è nessuno, è pazzesco. Un posto così senza nessuno. Sapevano che arrivavano da questa strada. Esatto, sapevano che eravamo noi e sono andati altrove. Adesso qui è un po' più impegnativo, nel senso che un po' di discesa c'è, ma tutto sommato non è bagnato, quindi diciamo che si va abbastanza bene. Comunque mi ricordo un po' la salita che si fa per andare sul Preikestolen. Sul Preikestolen o il Palpitrok, sai quella pietra che si vede in Norvegia, super mega fotografata? Dove... sì, quella pietra che... Esatto, praticamente il percorso è tutto così. Esattamente, sono 600 metri, mi pare che sia alto. I sentieri sono così. È tutto così. Qui c'è anche un po' di terra, lì invece è solo roccia. Quindi il problema è quando piove. Quando piove diventa molto viscido e quindi... Sì, qui quando piove vedo che sia... Qui c'è il problema del fango, lì c'è il problema che le rocce si bagnano e ti spacchi la testa. Esatto. Ma anche sul fango si scivola molto. Sì, sì, infatti lì sotto la grotta era abbastanza problematica la situazione. Uno non sa la strada, quell'altro gli va dietro. Ci sono 3 strade. Allora, Ivrea. Oh, io sapevo che stavo sbagliando strada, però ho detto magari poi Giorgio ci rimane male che mi ha dato indicazione sbagliata. Faccio che tagliamo le gomme. Allora, Comunque, ragazzi, oggi Giorgio ha offerto a tutti l'asiago tranne che a me. Sì. Si vede che gli sto antipatico. Barbara, Vabbè, dai. vedi? E io lo porto in questi posti qua. Si vede che non l'hai meritato, tutto lì. Il toscano lo sistemiamo noi un giorno. Il toscanaccio lì, Ma li facciamo noi. Non l'hai meritato. Neanche la porchetta portata. Neanche la finocchiona. La finocchiona. Un pezzetto
Che comitiva, guarda qua. È bello che era scritto sui commenti: riempite bauli di viveri delle vostre zone. L'unico che ha portato l'Asiago lo fa una busta assistita. No, io abito in via Asiago, ho portato l'Asiago. Siamo ripartiti dopo aver fatto questa piccola scarpinatina in questa fantastica cascata. Adesso faremo una sosta al benzinaio perché c'è chi deve far benzina e poi puntiamo Ivrea. A quel punto ci saluteremo e penso che chiuderemo anche il video, anche perché poi da lì la strada è abbastanza noiosa, dritta, priva di emozioni. Stiamo aspettando l'arrivo di Max Roccabianca, che non sappiamo dove sia, era davanti a noi, poi a un certo punto era in mezzo al gruppo, si è fermato a far benzina, a quanto pare Bruno è in contatto. Questa è parte del gruppo, ragazzi, sono 28 moto, oltre 40 persone, tanta roba sto giro qua. Questi ragazzi tornano a Parma e si va a Parma. L'autostrada, sì. Ciao, buona strada, buon rientro. Ok, grazie a voi. Quindi Roccabianca abbiamo detto sta arrivando? Ha detto, sì, mi ha detto, sono avanti. Ma avanti dove? Siamo tutti fermi nel parcheggio di stamattina, sei indietro. Il sole, il sole. Arriva, è qua. Fa fresco Giorgio, Non è artico, non è artico. Quando eravamo là... Tu a me non puoi parlare più, Giorgio. No. Guardate qui che organizzazione, la famiglia Gallina. Che non parti l'Asiago. Si fermano, tac, si coprono, giustamente. O sei capace di andare in giro, se no? O se no? Se no scrivete, se no... Così almeno... Stai a casa, devi dire. Se no state a casa. Stai a casa a far ballare la scimmia. A far passare la scimmia, a far ballare la scimmia. Ma cosa state a casa a fare? Con sto caldo, come si fa? Come si fa a stare a casa? Ah no. Picchia il sole, chi se ne frega? È arrivato Roccabianca, è arrivato. State a casa a guardare i video. Eccolo qua. Sì. Neanche a pagarlo c'era un po' di... Oh, ma ti dovevamo portare a casa? Ma com'è possibile? Abbiamo visto e detto dove è finito. Mi ha detto Nicola non c'è più. Ho tirato il dito e stava morendo di caldo. Facciamo benzina? E lui fa, ok, fatto benzina, aspettiamo gli altri. Sì, ma non cambia il discorso. Rocca, ma che fine hai fatto tu? Dov'è che ti abbiamo perso? Che ne so, adesso i motori sono da autodiritto. Appunto, non ti abbiamo Mi sono perso fermato a gasolio. Ah, ok, io pensavo fosse la pompa del GPL, tu sinceramente. Finito qua, finiamo qua oggi. Finiamo qua oggi. Finiamo per la giornata. Grazie a voi, grazie a tutti. Veramente gruppo fantastico. Grazie. Bellissima giornata, meteo fantastico. Posti fantastici. Posti top, che dire. Gente top. Gente top. Super top. Mi dispiace per chi non è venuto, si è perso tanta roba. D'altronde se c'è gente che gli piace tenere la moto in box. Grazie Max. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a Cinzia, la simpatia. Grazie a te. Enrica, la sopporti ancora? Sì. Fantastico, Cinzia viene apprezzata da tutti, ma guardate ragazzi che questa quando viene a casa si trasforma. È geloso. Tira gli artigli fuori, guarda, fantastico. No, non sono geloso, ma... Carlo. Ciao, grazie a voi, grazie Carlo. Grazie Massimiliano. Salame, non ci serviva il salame. Grazie a te. Grazie a te. Grazie Fai a uno te. spuntino quando... Sì, volentieri, grazie. Stai tranquillo, pace del Fino a 0. Allora Giorgio, com'è andata oggi? Tutto a posto? È andata bene la giornata? Spettacolare. Spettacolare, Gallina, sei Gallina? Dai, va bene così. Un po' più di organizzazione ci Adesso vorrebbe. lavoreremo anche su Bravo, quello. però diciamo che Siamo sulla retta via. bravo, ci siamo qua. Per essere dei principianti. Soprattutto è come con le medicine, c'è dentro il bugiardino. Se tu lo segui alla lettera non non stai sbagli male. mai. E non stai male. ma- Se fai i cazzi tuoi è logico che poi stai male. Te lo dico Stamattina io. diamo appuntamento qua, se siamo dall'altra parte della tangenziale non è colpa nostra. Se non sai andare stai a io casa. ho guardato l'orologio, era tardi, ho detto vado a Ceresole. Ok, Invece voi tu ti hai eravate qua riportato avanti. Invece voi eravate qua a aspettarmi. Vedi. Bruno, aspetta che sei contro lui se non ti vedo. Mi vedi? Belina, allora? Com'è? Spettacolo. Siamo tornati qua, il caldo è tornato Caldo alle è stelle. torrido.
Però dai, sopra stava bene. giornata pagante, compagnia meravigliosa, bello. Molto bene. Beh, molto molto bene. Sì. Domani mi sa che saremo dalle tue parti, eh? Va bene, se domani tienti pronto. mi avvisi. Ti chiamo. Ma quasi quasi, se ora posso chiedere al mio suocero, venite ai bagni, non c'è nessuno, Ci c'è la sentiamo cabina. più tardi, con calma, facciamo un briefing conciso perché Fai il briefing. vediamo un po' come la... Briefing. Io sento i miei suoceri, se posso portarvi ai bagni. Avete cabina, doccia, così. A posto, a posto. Sì, a fare la così. Buongiorno Max. Ciao, grazie di tutto. Ci è piaciuto molto, veramente. Grazie Speriamo di mille. vederci Spero che ancora. organizzi Presto. ancora qualcosina e noi se Molto possiamo. volentieri. Che Perfetto. Posso dire? Cioè, devi dire, iscrivetevi. Lui abita a quanti chilometri? 4, 5 km da me? 5 km, siamo conosciuti oggi, fantastico. Bene, molto bene. Bene. A questo punto direi che possiamo chiudere tutto qua. Salutiamo tutti che andiamo. Esatto. Ciao ragazzi, al prossimo video, iscrivetevi. Alla prossima. Ciao.